Partiamo da quest'opera e dalla sua importanza, la parabola dei ciechi, un pezzo unico di Bruegel qui a Capodimonte. Cosa significa e cosa racconta? La parabola, il nome stesso, indica che si tratta di un progetto, di un soggetto morale. Sono i ciechi, sono l'uno dopo l'altro e come sappiamo il primo ciechi che cade fa cadere tutti gli altri perché seguono la stessa cecità. Qual è la cecità? Qual è il messaggio? Potrebbe essere la cecità morale all'epoca religiosa, siamo all'epoca delle guerre di religione, i protestanti, i cattolici che pretendono l'uno e l'altro di avere visto la verità. Chi è cieco, il cattolico e il protestante? Forse questo è il tema più importante del quadro. C'è una chiesa all'interno del quadro, c'è una croce sul petto di uno dei ciechi. La chiesa, interessantemente, è stata riconosciuta recentemente dalla direttrice del museo di Gand, che mi dice: la conosco questa chiesa perché si sono sposati i miei genitori. Quindi questa chiesa è una vera chiesa, non è un'invenzione di Bruegel. Siamo nei flaminghi, la cultura flaminga coltiva il realismo e addirittura un medico ha scritto un saggio molto interessante dove lui indica che ogni dei ciechi ha una malattia particolare e riconoscibile dell'occhio. Quindi c'è anche un discorso medicale in questo quadro e dobbiamo riconoscere che l'arte è sempre legato alla scienza e che il messaggio di Bruegel è sempre stato un messaggio politico, messaggio filosofico, messaggio scientifico e realista. Le chiedo cosa significa passeggiare all'interno di un dipinto e quali frontiere nuove, inimmaginabili fino a qualche anno fa, offre all'utente. Allora, già senza tecnologia, guardare un quadro è un viaggio. È importante di passare tempo di fronte a un quadro perché senza il tempo non si vede nulla. Passare un minuto o 3 minuti di fronte a un quadro è un'esperienza diversa. Con la tecnologia è una cosa che è straordinaria, inquietante e magnifica perché non solo la realtà è allargata, ma è trasformata la mia realtà e il mio rapporto con il mondo estero. Quindi quando ho viaggiato in questo quadro ho scoperto gli spazi, ho scoperto una realtà nuova, ma non solo una realtà esterna, la mia realtà stessa è diversa. Quindi è tutto un mondo dove i confini del reale, della personalità, del reale, del fantastico, dell'immaginario, dello spazio e del spazio piatto, del spazio a tre dimensioni, tutto si mischia. È un'esperienza straordinaria che mi dà un po' il mal di mare anche perché perso il senso del dove vado. Sono portato senza muovermi in un mondo totalmente diverso che conosco, che riconosco, ma che insieme a riconoscerlo non conosco. E cambiare le limiti fisiche della persona e le limiti del rapporto con il mondo immaginato, virtuale, che sia un quadro o una stanza di un museo o di un palazzo, è una cosa straordinaria perché si può viaggiare nel mondo intero a ogni momento della vita.